ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale, bentornati nella fase dove parliamo del pettegolezzo gossip sacro. Il nostro lui lei che vi sta piacendo come lo stiamo facendo nelle ultime settimane, devo dire anche a me mi sta piacendo molto e oggi continuiamo con la stessa struttura e ci aggiungeremo anche dei tocchi, vediamo un po'. Quindi energie del lui lei. Allora in questa settimana in qualsiasi momento vedi il video, queste sono le energie attive tra te e un'altra persona, va bene? Anche potenziale persona, anche persona che sta nell'etere, diciamo. E partiamo subito. Prima di tutto però vi ringrazio perché stiamo facendo dei lavori straordinari, bellissimi, tanto vi sto rispondendo a tutti i commenti, lo sapete, le mail. Un po' di pazienza con le mail, ragazze e miei ragazzi, perché ci sono tantissime mail per consulenze e dovete avere un po' di pazienza, va bene? Se ci sono email solo per le consulenze, mettete in oggetto consulenza. Se sono email solo per me medesima, scrivete per Francesca, altrimenti poi ragazzi si confondono, quindi siccome sono tantissime le mail, quindi in oggetto se per la consulenza, consulenza in oggetto, se solo per me, per Francesca, va bene? Allora, partiamo, non vedo l'ora. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, amore e prosperità. Vediamo come si muovono i nostri beniamini. Vediamo come si muovono i nostri beniamini. Facciamo sempre 5 carte sopra, 5 carte al centro, 5 carte sotto, dove andiamo a vedere il movimento visibile, quello che poi sta accadendo effettivamente, il movimento inconscio sotto che prepara l'azione futura. E anche leggeremo le colonne verticali, insomma, vabbè, facciamolo un po'. Vediamo cosa sta accadendo in questo momento. Allora, il mondo visibile, quello che appare, ciò che viene pensato, mostrato, raccontato. Vediamo che sta succedendo tra tutti e due. 9 di coppe. Ok, la morte. Quanto sto bene? No, forse non è così. Vediamo. E poi 5 di spade, chiaro, 9 di spade. C'è qualcuno che ti pensa ferocemente e non ci dorme la notte. O puoi essere tu che stai messa in questo modo, ma lo sai, con la nostra tarologia co-creativa risolviamo subito l'impasse. Cos'altro? Vediamo un po'. 5 di denari. Allora è chiaro, no? Cioè coscientemente io qua vedo la figura di un uomo distrutto o di una persona. Allora, qua sta avvenendo di tutto nella fila della cioè, allora, quello che viene pensato, qua c'è una persona che dice, quanto stavo bene, quanto stavo bene prima, della serie, si stava meglio quando si stava peggio, un po' così. Qua c'è un delirio mentale, c'è una trasformazione che l'anima sta chiamando e che la mente oppone resistenza. Non mi sento abbastanza. Chi è che sta così? Sto parlando magari di una persona che conosci o sto parlando di te, non lo so, io leggo quello che vedo. Qua c'è il 5 di denari, no? Come carta finale. Mi sento solo, mi sento abbandonato, non mi sento abbastanza fondamentalmente, perché c'è un rimuginio della mente costante. C'è chi vuole avere torto e c'è chi vuole avere ragione. Aveva torto lui, ho ragione io. È un po' questa dinamica qui, o aveva torto l'altra persona, ho ragione io. E questa lotta di potere, no? Ma questa battaglia ne vale la pena ancora combatterla? Cioè, per cosa stiamo combattendo le nostre battaglie? Questa è una battaglia dell'ego, tant'è che la mente non riesce a darsi pace. E qua sta avvenendo una trasformazione netta, ecco perché la mente con la morte è qua, no? Cioè l'anima vuole portare la persona di cui sto leggendo qua al benessere, al 9 di coppe, ma per farlo il vero benessere del 9 di coppe, l'appagamento emotivo, deve attraversare sta soglia della mente. E qua vedo che io sto leggendo di qualcuno che non si sente abbastanza rispetto a qualcun altro. E mi sento messa da parte, mi sento abbandonato, mi sento perso. E invece qua l'anima sta ambendo una trasformazione radicale, cioè la trasformazione sta prima, vedi? Sta prima in questo senso, qua si è avuto magari un cambio netto di una situazione in cui si stava bene prima, no? Cambio netto di una situazione in cui si stava bene e allora si stava in un certo modo, e anche la zona comfort, no? Qua c'è proprio
l'anima che vuole portare la persona di cui sto parlando verso un benessere superiore a quello che poteva avere prima, e di conseguenza deve passare attraverso la deapenia, cioè deve passare attraverso mi sento solo, mi sento abbandonato, mi sento fuori dal tempio. Ehm, Questo è ciò che sta avvenendo nel mondo visibile, nella mente. Questo è ciò che tu credi stia avvenendo, se lo stai sentendo come se sto parlando di te, va bene? Ok, se sto parlando di qualcun altro che non sei tu, se tu non ti ritrovi in questa parte che sto leggendo, vuol dire che è qualcun altro che crede di sentirsi così. Ora, andiamo a vedere il centro, il cuore della storia, no? Che cosa sta veramente accadendo tra i due, lui, lei, insomma, i due protagonisti della nostra storia. Vediamo cosa sta avvenendo. Infatti, 7 di spade, qualcuno che si sottrae in silenzio, 4 di spade che non parla, la regina di spade è qua che sta pronta con la spada puntata, e poi c'è il 2 di coppe, il paggio di spade. Allora, io qua vedo amore con qualcuno che è, guardate quante spade in questa lettura. Secondo me sto parlando di te che stai guardando, che tu sia uomo o donna non importa, o comunque c'è una figura femminile al centro che è con la spada puntata, che sta pensando e sta sorvegliando qualcun altro, che si sottrae, che è in silenzio, si sottrae a una conversazione, si sottrae a un confronto, e qua c'è uno spiarsi a vicenda, un, e anche un analizzare oltremodo a vicenda. Analizzare oltremodo questa connessione, ma c'era una reciprocità o non c'era reciprocità, ma io ho dato tanto, lui ha dato di meno, e allora se si sta sottraendo vuol dire che non mi ama, è un egoista, cioè io vedo tutta sta roba qua mentale in questo momento. Quindi vedo del silenzio, vedo a una persona che sta pensando che vuole una reciprocità, credo che sia tu, ma anche l'altra persona può essere, quindi e vedo che si analizza l'amore, si vaglia l'amore dalla mente piuttosto che dal cuore. Vediamo un po' sotto il mondo sommerso. Vediamo quello che non viene detto, desideri, paure, i movimenti sotterranei che preparano il futuro, no? Senza ancora essere visibile, i movimenti sotterranei. Movimenti sotterranei. 3 di coppe, voglio fare pace. Però devo superare questa verità. 3 di spade. Me la tengo zitta, non lo dico a nessuno, la papessa. 2 di bastoni, osservo. E il 3 di bastoni. Si sta preparando un movimento futuro che mi parla di un nuovo ciclo, un nuovo orizzonte. Allora, il movimento futuro tra lui e lei. Qua è chiaro che ci sono cose non dette, magari delle verità che non sono state dette, magari triangolazioni o sensazioni di era solo leggerezza, era un rapporto un po' più superficiale, mi tengo dentro questa verità, sto male. Allora guardo che prospettive future ho. Io vedo che il movimento futuro che si prepara è un'apertura verso l'orizzonte, anche qua mi parlano principalmente di questa figura di regina di spade che si prepara a lasciarsi alle spalle una situazione a volte drammatica, a volte dolorosa, insomma, e recupera il proprio valore personale. Sì, allora, ci sono, qua io sento qualcuno che deve dire delle cose o sta cercando di seguire la propria intuizione in merito a ciò che percepisce, in merito a ciò che sente. Ehm, cioè il punto è, allora, che questa relazione è iniziata magari un po' così superficialmente, un po' giocosa, un po' così, nessuno che si voleva impegnare o nessuno che oppure qualcun altro che nascondeva altre verità. Ehm, ciò che
Allora è avvenuto un cambio, una trasformazione, una morte, una verità è venuta fuori, allora si sta nel silenzio in questo momento. Quindi si sta in un silenzio profondo dove entrambe le energie stanno interiorizzando ciò che è accaduto. Si è scoperta una verità è venuta fuori. Entrambe le energie stanno interiorizzando questo movimento, no? Il movimento imminente, quello che comincia a manifestarsi, è un avvicinamento qua. È un avvicinamento. Qua ci sono due persone, comunque tre persone, insomma, in questa lettura. Ho l'ipotesi che un altro, anche ipotetico, sia meglio rispetto a una persona vicina, attiva. Allora, tutte queste energie vanno ad aprirsi verso il nuovo. Aprirsi verso il nuovo. Può anche essere lo stesso rientro di una persona che prende più autostima o prende maggiore autostima per parlare di cose sospese che in seguito a un rimuginio interno si devono palesare. Questo sto vedendo. C'è un caos qua. C'è un caos qua. Qua c'è sofferenza da ambo le parti, però questa regina di spade, guardate come guarda questa regina di spade al centro stesa, attorno a cui ruota tutta la struttura, no? Questa regina di spade pensa a volte, forse è meglio uno ipotetico che la relazione che ho avuto in questo momento. E quindi si domanda, fatto sta che io qua vedo un'apertura di un confronto. Apertura di un confronto perché qualcuno prende autostima o prende più forza per confrontarsi su una questione rimasta in sospeso, che un lungo silenzio o un silenzio anche magari fatto di pochi giorni ha macerato, cioè si è lavorato all'interno. Sì. Qui abbiamo chiaramente una storia che ha attraversato una rottura o una trasformazione molto dolorosa. Distanza, c'è adesso silenzio e io credo che ci sono state o ci sono tuttora delle interferenze che può anche tradursi come terza persona, ma sono interferenze. Però io ti dico che con questo 2 di coppe qua c'è una connessione qua importante, che qualcuno osserva questa connessione, no? O tutti e due osservate questa connessione e qualcuno non dice tutto e qualcun altro sta ancora valutando una possibilità futura. Cioè, se ti ritrovi in questa lettura qua, questa storia non ha, per dirla in termini da film, non ha ancora pronunciato la sua ultima parola, questa storia. Allora, qua ci sono due figure femminili differenti, la papessa e la regina di spade. Potremmo anche dire che o sono due persone differenti o è la stessa donna in due atteggiamenti differenti, oppure due donne effettivamente presenti in questa vicenda. Quindi, perché ti dico questo? Perché questa è una situazione segreta, qualcosa che non viene rivelato. Qualcuno, in questa situazione qualcuno sta valutando cosa fare di questa situazione segreta, ok? E io qua vedo che, ripeto, ribadisco, ci sono delle cose che vengono fuori in questa settimana. Ripeto, questa interferenza col 3 di coppia accanto, 3 di spade, cioè non significa automaticamente tradimento, però è una possibilità. Però non significa tradimento, sono interferenze, no? Poi il 7 di spade, cose non dette, osservazioni, qua ci sono persone che si osservano a distanza, controllano, sono curiose, una persona potrebbe guardarti le storie, potrebbe guardare senza esporsi, c'è qualcuno che vuole sapere dell'altro, però non si manifesta apertamente, cioè c'è grande roba qua, grande roba qua. Il legame però c'è ancora, c'è questo 2 di coppe, quindi esteriormente può sembrare tutto fermo, ma la relazione emotiva è forte qua, è forte, mi spiego.
Qua qualcosa che era stato tanto desiderato oppure si stava bene prima, cambia radicalmente forma, no? E quindi sofferenza mentale, distanza, senso di esclusione, qualcuno qua si è sentito messo fuori dalla porta. Ehm, e qua c'è la regina di spade che ha sofferto e si sente un po' irrigidita a causa di ciò che è successo. Ora, andiamo ancora di più nello specifico con queste altre carte. Se stai pensando a una persona, vediamo qual è la vera energia su di te che ha. Quindi pensa alla persona, per favore, nominala. Qual è la vera energia che ha nei tuoi confronti? Che qua osserva qualcuno, osserva prepotentemente. La vera energia qual è? Il mondo, che si è chiusa una tappa tra di voi, o si è chiusa la relazione, ma qua già ce lo dicevano, no? Di chiusura netta. Cosa sente per te la persona a cui stai pensando? Allora, prima di tutto cosa pensa quando ti pensa? Mamma mia, sta malissimo, caspita. 10 di spade, che ormai è finita, che non c'è recupero. Cosa prova per te? Cioè c'è la luna, ragazze mie, qua c'è un inconscio che sta traboccando. Cosa prova per te la luna? Paure, tante paure. Paure anche di cose non dette, anche di cose taciute, paure, ma sente che con te è finita, non è... Cioè sente che con te non può oltrepassare, non si può tornare più come prima. C'è un inconscio qua, la parte emotiva che quando arriva la luna nell'inconscio è proprio paura in questo caso. Paura. E vediamo qual è, cos'è che lo blocca. Perché qua ti guarda, ti spia, ma non ti osserva. Cos'è che lo blocca? Il silenzio. Ha paura. 4 di spade è proprio il silenzio, ha necessità di chiarire la mente, altrimenti fa caos, perché c'è già caos nel suo inconscio. La pausa, il silenzio. Siccome qua vedo l'apertura, no? Però me l'hanno accennata questa apertura. Vediamo nei prossimi giorni le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Vedi che c'è il cavaliere di coppe. Le intenzioni sono quelle di aprirsi emotivamente, di aprire il suo cuore. Sta molto male questa persona qua. Io sto parlando, cioè, della persona a cui stai pensando. Cavaliere di coppe. E le azioni a cosa sono conformi? Le azioni che farà? Il matto, aspettati un'azione non prevista. Aspettati un'apertura non prevista, da folle, da matto, perché dopo tutto sto casino nella testa, cioè, aspettati un'azione non prevista. Il matto è colui che si fa guidare dall'istinto. Dietro abbiamo le coppe, quindi dall'istinto, con questa emozione, perché non ce la fa più, aspettati un'azione folle, matta, matta. Non matte come il rossetto. Che è l'unico rossetto. Allora, io non mi trucco, mai, non uso niente, da anni ormai. Però se mi devo mettere una cosa uso il rossetto rosso, matte. Il matitone, sai il matitone matte, che non è proprio rosso rosso, è un po' borgogna, matte, ok. Sì, aspettati un'azione folle, guarda il matto come va verso il cavaliere di coppe. Sì, energia finale di questa persona nei tuoi confronti. Qua il 10 di denari, energia finale, vuole ricostruire una certa stabilità. Io allora ti ho chiesto di pensare a una persona, va bene? Ti ho chiesto di pensare a una persona, questo vale per te che stai pensando alla persona, ti metto anche i miei oracoli lui lei e poi dopo faccio per chi non ha nessuno, ma c'è qualcuno qua che ti spia, che fa, ok? E poi vediamo anche per te che non c'è nessuno, come energie, no? Allora, vediamo in questo matto col cavaliere di coppe, che cos'è che ti confesserà? In questa azione matta, cosa c'è dietro le sue azioni? Cosa ti dirà? Si sono girate 200, ti vorrebbe dare e dire il mondo, ma noi, aspetta un attimo, non è che mi metto a leggere tutti gli oracoli, lui lei. Allora, aspetta. Comunque è interessante perché una di queste era ti sto manifestando.
io, bello mio, no? Tu non puoi manifestare dal terrore. Non hai mai seguito Taromantic, scusa, non puoi manifestare dal terrore. Vediamo, allora. Vediamo un po' cosa ti dice in questa azione matta. E infatti, vedi, se per baciarti dovessi andare all'inferno lo farei. Così poi potrò vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. E quindi anche per un solo bacio, capito? Anche per un solo istante, anche per un solo... Tu stai con la spada di fuoco qua, tu stai con la spada puntata. Quindi al di là che tu voglia o meno, va bene, io ti dico questa cosa fa, al di là che tu lo voglia o meno. Allora, cos'altro ti dirà in questa azione matta? Sei la mia primavera, e qua abbiamo i girasoli, cioè vuole un nuovo inizio, era chiaro. Sei la mia primavera, vuole iniziare di nuovo. E poi cosa abbiamo? Ti sposerò perché? 10 denari, è chiaro, perché quando non ce la fai con, con i fiorellini passi all'anello. Eh sì, passi ai fatti, al fattone, no al fattone, al fatto. Ti sposerò perché chiaramente il 10 denari. Allora, qua in questa settimana, tutta questa turbolenza, si farà un'azione folle per concretizzare qualcosa. Concretizzare qualcosa. Guarda, ti metto una carta, al di là se tu scegli questa persona o meno, vediamo qual è il consiglio per te, al di là che tu voglia o meno questa persona. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli con queste carte. Mantieniti despierto, non confondere le intenzioni con la direzione. La direzione di esigere dal mondo ti lascia senza niente, il mondo è ricco e tu anche lo sei. Non ti voglio dire non devi esigere da questa persona, il punto è se tu vuoi questa persona mantieniti sempre saldi i tuoi valori, i tuoi principi, ecco, non transigere su quello. Io questo vedo da questa carta fondamentalmente. Vediamo la dea cosa ti dice. La salvezza. Allora, la dea ti sta dicendo che nella misura in cui tu mantieni i tuoi valori, no? I tuoi principi, mantenendoti aperta alle possibilità, ma con i tuoi valori e principi radicati, tu avrai la salvezza, cioè la salvezza in una relazione. Cioè fai ciò che per te, cioè fai ciò che per te è giusto. Questo è il punto. Cioè, qua io vedo tante spade, qual è il punto? Allora, vedo tante spade, quando ci sono le spade in mezzo tu potresti dire è giusto per me questa cosa, quindi fatti la pratica dell'imperatrice magari in questa settimana e della papessa, e anche meditazione su cosa devo fare in una situazione, cioè trovi tutto sul canale, ok? Ora passiamo, ragazzi miei ragazzi, a chi non ha nessuno e c'è tutta questa energia intorno, perché se non hai nessuno, tu hai vissuto tutto quello che ho raccontato adesso e nel frattempo c'è un'energia che ti spia, che ti... nell'etere, nel campo, no? Vediamo un po'. Tu magari hai vissuto questo, hai vissuto un amore tradito nella fiducia, hai vissuto... mi hanno raccontato di te, no? Che ti sei giustamente protetta, un po' protetta, e magari pensi alle situazioni del passato, e qua si sta aprendo una possibilità d'amore, vedi? Però è come se potresti, nella misura in cui qualcuno ti parla, ti osserva, ripetere delle situazioni precedenti. Quindi andiamo a vedere. Allora, l'energia della persona che ti osserva qui, che ancora magari non conosci o che conosci sommariamente, mettiamola così. Qual è l'energia che ha? L'energia che ha questa persona? Due di spade, una persona che si trova in un impasse, mentre ti osserva non sa che fare. Non sa che fare, non riesce a decidere, sta in un impasse. Ancora, cosa sente, quali sono i pensieri che fa mentre ti osserva?
Il 6 denari. Allora, il 6 denari mi parla di una persona che vorrebbe essere pratica con te, cioè tipo, che ne dici? Ci prendiamo un caffè, facciamo questo, facciamo quest'altro, mentre ti pensa a questo, no? Nella pratica, nella quotidianità. Mm, ok, non c'è fuoco qua perché sta in un impasse, ti osserva, no? C'è questa cosa che lo attira verso di te. Cosa ha nel cuore nei tuoi confronti? Il carro vorrebbe prendere, arrivare da te, qua c'è il fuoco con il carro, cioè allora si trova in un impasse mentre ti osserva e dice che faccio io con questa persona, magari un caffè, una cosa, o mi faccio i fatti miei e nel frattempo quotidianamente vedrò svelati i passi che devo fare. Nel cuore vorrebbe prendere l'istinto, l'impulso con il carro e venire da te, se è lontano, se ti segue sui social, se ti osserva, c'è questo impulso forte nel cuore. Di sentirsi degno, insomma, sì. Quale può essere il blocco che ha nei tuoi confronti con questo impasse? Magari non può costruire in questo momento. Il 3 di denari mi parla di una persona che si mette con l'altra persona e costruisce un progetto insieme, ma perché non ha ancora le idee chiare. O può essere il lavoro, lo ferma il lavoro, c'è qualcosa, magari sta lontano, lo ferma il lavoro, però intanto ti osserva. Con tutta questa mente, qua c'è un grande lavoro sui social, canali. Vediamo quali sono le intenzioni nei tuoi confronti. Le intenzioni nei tuoi confronti, non lo sa ancora, 7 di coppe, non sa, è un po' confuso. Quali sono le probabili azioni che fa nella prossima settimana, in questa settimana, questa persona? Qua c'è 10 di coppe. Potrebbe fare delle azioni di convivialità, di bellezza insieme, però con calma, non vedo una persona frettolosa, perché ci possono essere delle cose un po' a blocco che non sono grandi cose, o il lavoro o sono altri fronti aperti di altra natura. Diciamo che segue il cuore nelle azioni col 10 di coppe, quindi non fa le cose di fretta, è come se le sue azioni sono conformi a farti sentire felice, appagata, appagato. Vedi, qua c'è il 2 di coppe, vuole creare una sorta di base di fiducia. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti? La papessa, qua la troviamo infatti la papessa, è una persona che osserva e sente dentro di sé quando è il momento giusto di fare qualcosa, anche se gli eventi esterni non gli danno un via, no? Quindi è una persona che custodisce, sente e rimane aperta, e poi quando sente dentro di sé che è il momento, agisce, ok? Ok, vediamo cosa ti dice questa persona, cosa sente, insomma. Vediamo. Su questa persona tu hai un'influenza spirituale molto forte, quindi anche molto erotismo. Ti vede come una persona quasi irraggiungibile. Te lo dico? Quasi, dico. Ho sempre voluto te, lo capisci? E qua torniamo soprattutto per coloro i quali stanno guardando e magari si sono sentite escluse o esclusi da qualcuno. Ho sempre voluto te, lo capisci? Questa persona più ti guarda, più ti osserva e più vuole te, sente il senso di familiarità con te. Con te posso essere autentico e ti dirà la verità, perché è come se vedesse una comprensione profonda in te. Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Che il telefono mi cade. Se lo osserva, le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Sì. E queste sono le energie per la prossima settimana, ragazze mie, ragazzi. Vediamo un po' che cosa mi dicono questi altri. Vediamo un po', vediamo un po'. Mettiamo 3. Paride, il conquistatore. Amore clandestino, ma già l'avevo visto prima. E amore incipiente. Allora, qua c'è un conquistatore che non vede l'ora di vederti. O comunque c'è una persona che... L'amore clandestino, il 7 di spade, il 3 di coppe, no? E qua le carte si orientano verso una sorpresa, va bene? Si orientano verso una sorpresa che non ti aspetti. Una sorpresa che non ti aspetti.
Sì, qualcuno fa una sorpresa che l'altro non si aspetta. Vediamo un po' queste altre carte cosa ci dicono. Oh, saltata, tu meriti. E che vi ho detto del valore prima qua? Il tuo valore non dipende dall'altra persona. Questo è un messaggio soprattutto per te. Ma è un messaggio, ovviamente tu mi stai guardando, ma questo è un messaggio fondamentale. Riappropriarsi del proprio valore e non, cioè, allora, se tu, allora, quando ti arrivano questi pensieri, no? Usa solo il cammino del Satipattana. So che sto pensando questo, so che sto pensando quest'altro. Perché? Perché nel momento in cui tu usi il cammino del Satipattana, so che sto pensando questo, so che sto provando questo, so che nel momento in cui tu dici so che, smascheri la mente, perché tu sei qualcuno che osserva la tua mente. E allora in quello spazio tra te che la osservi e la mente, tu puoi andare in questo spazio e scegliere con libertà, non impersonificandoti nel pensiero. Non devi dire sono stressata, sono stressato, sono ansioso. No, tu non sei la tua ansia. Quindi so che la mia mente è ansiosa, quindi tu separi e agisci per libertà. Ok, credo di essermi spiegata, lo percepite meglio quando lo fate. Amore per se stessi, guarda quante volte lo stanno puntando. Ama prima di tutto te stessa, tu meriti, guarda come si stanno focalizzando sul tuo valore. E poi ci sarà una proposta. La tua storia d'amore sta per evolversi e salire di livello. Infatti io credo che il tu meriti, amore per se stessi, sia stato elaborato, no? Abbiamo visto le carte di prima e qua questa apertura che ti leggevo all'inizio è maturata in seguito a questa metabolizzazione, va bene? Quindi ragazzi miei ragazzi, io non aggiungerei nient'altro, volevo farla breve ed efficace, non so quanto tempo ho fatto, ma breve ed efficace, questo per questa settimana, ok? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Ovviamente per tutte le mie ragazze e ragazzi che fanno il percorso sciamanico, sotto l'info box ci sono tutte le informazioni anche per chi volesse iniziarlo. E detto questo, io ti abbraccio appassionatamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.